Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere una cosa che è la prima volta che porto sul canale, cioè un sacco a pelo. Come potete già vedere è un sacco a pelo della Rubens con temperatura di comfort meno 15. Sacco a pelo in piumino d'oca, peso totale del sacco 1,235 kg, di cui 750 grammi di piumino d'oca. Dopo comunque vi dico tutte le specifiche tecniche. Il modello è il Cooloir 750. Ovviamente qua ci sono tutte le specifiche tecniche di questo sacco a pelo, comunque dopo, come vi ho già detto, ve le elenco una per uno. Possiamo vedere le temperature di comfort, limit e extreme, quindi tenete conto che una temperatura limite per uomo, come viene qua descritto, è meno 15 gradi, invece per le donne meno 8, temperatura estrema meno 36. Ovviamente queste sono temperature prese in considerazione per un uso di 8 ore consecutive, quindi a meno 15 per 8 ore in questo sacco a pelo non avrete sicuramente problemi. Ovviamente si considera queste temperature con un abbigliamento minimale, una t-shirt e mutande. Invece per la temperatura extreme, meno 36, diciamo che riuscirete a dormire qualche ora vestiti completamente. Invece a meno 15 e a meno 8 per le donne e per gli uomini riuscirete a dormire in biancheria. Bene, andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno. Ovviamente la sacca è una sacca di compressione, che vuol dire che una volta chiuso potrete tirare le cinghie e comprimere il tutto. Ok? Ora io non lo so perché lo devo aprire. Troviamo subito all'interno la cosiddetta sacca di decompressione, che vuol dire che quando magari non lo usate per lungo tempo lo inserite qua dentro e lo tenete nell'armadio. Ed ecco qua il sacco a pelo. Prima di provarlo vi leggo alcune caratteristiche principali di questo sacco a pelo. L'altezza massima che può contenere questo sacco a pelo è di 195 cm, quindi è sempre meglio avere 10 cm in più liberi per essere più comodi e potersi muovere all'interno. Quindi se siete per esempio 1,85 m, questo sarà perfetto. È indicato per 3-4 stagioni. L'involucro esterno, o anche detto guscio, è un Toray 20D 380T in nylon. Il liner uguale, in nylon 20D 380T. È riempito di piumino d'oca 95,5, certificato RDS. Che vuol dire questo? Che 95% è piumino e il restante 5% è piuma. Certificato 700 FP. FP è il fill power, o anche detto QIN, è il rapporto tra il volume misurato in pollici cubici e il peso espresso in once. Le cerniere sono cerniere YKK, quindi molto resistenti, bidirezionali, quindi ne avrete una verso il collo e una verso i piedi. Come vi ho già detto, la temperatura comfort per donna è meno 8 e temperatura comfort per uomo è meno 15. La confezione è di 30 x 22 cm. Il peso complessivo del sacco è 1,235 kg. Comunque misuriamo realmente la lunghezza. Uno di 1,90 m ci sta veramente alla grande. Larghezza massima 70 cm. Adesso vediamo proprio come è stato costruito questo sacco a pelo. Partiamo dalla parte della testa e, come si può già vedere, qua c'è una bella imbottitura, perché come tutti sappiamo la testa è la parte che va protetta di più. Come vedete qua c'è una bella imbottitura, poi ci sono questi due ganci che servono proprio per stringere il cappuccio intorno alla testa. Vedete? Rimane veramente poco spazio solo per gli occhi, il naso e la bocca. Questo è fondamentale quando fa veramente freddo. Apriamo la cerniera e guardiamo l'interno. Altro collare a tenuta è sul collo praticamente, vedete? Questa specie di salcicciotto
E anche qui, tramite queste due cinghie, è possibile stringerlo intorno al nostro collo per far sì che il calore rimanga ancora di più all'interno del sacco e non si abbia dispersione. Vediamo un po' se le cerniere si incastrano, perché alcuni sacchi a pelo che ho provato le cerniere si incastrano, però queste direi che scorrono abbastanza bene. Ok, qua ci sono altre specifiche riportate, come vi ho detto, le temperature limite, comfort e estreme. Se vedete volare qualche piccola piuma è normalissimo, perché tutti i sacchi a pelo fatti e imbottiti con le piume d'oca ne perdano un po', vedete? Comunque è tutto normale, non è nulla di che. Andiamo dalla parte inferiore, la parte dei piedi, e anche qua, come vedete, c'è la seconda zip. In fondo c'è altre specifiche tecniche, vabbè. E la parte dei piedi anch'essa è imbottita maggiormente come la parte della testa, perché come sappiamo anche i piedi soffrono il freddo. Altra cosa fondamentale è che sulla cerniera c'è un lembo, anch'esso imbottito, che riesce, come si può vedere dall'interno, riesce a isolare anche la cerniera, perché ovviamente la cerniera è un punto dove il calore può uscire, quindi questa specie di, anche questo salcicciotto riesce a tappare quella parte del sacco che può disperdere il calore. Adesso che vi ho fatto vedere le principali caratteristiche di questo sacco a pelo, non ci resta che provarlo e vediamo un po' come si comporta e se è comodo. Beh, devo dire che il sacco è molto comodo e riesco a muovermi molto bene, non sono per niente impacciato, anzi ho molto spazio anche per le gambe, non me le sento molto compresse dentro il sacco. Già da pochi minuti che sono dentro sento già che il sacco comincia a lavorare e sento già il calore che riesco a immagazzinare. Tenete conto che qua sono completamente al vento, il tempo non è dei migliori e non sento per niente vento e soprattutto sento caldo. Ora io addosso ho ancora i miei vestiti, quindi non è consigliabile, perché sembra quasi un paradosso, ma tenendo i vestiti addosso, come vi faccio vedere, tenendo i vestiti addosso si isola il proprio corpo dal sacco a pelo. Cosa vuol dire? Che i vestiti mantengano il calore all'interno senza far lavorare il sacco a pelo. Quindi sempre meglio togliersi i pantaloni, giubbotto, maglia e far sì che il nostro corpo emani il calore e che venga intrappolato dal nostro sacco a pelo. E questo è fondamentale, perché sembra un paradosso, ma in realtà nei sacchi a peli ci si va quasi nudi. Nel prossimo video lo testerò direttamente in quota e cercherò di metterlo a dura prova. Per riporlo nella sua sacca esistono due scuole di pensiero. La prima è quella di piegare a modo il sacco a pelo e poi inserirlo qua dentro. La seconda scuola di pensiero è quella di mettere all'aria infusa. Io ovviamente preferisco rimettere all'aria infusa, perché tanto una volta a casa va messo nel sacco di decompressione e lasciato lì. Perché questo? Perché è un piumino d'oca.
Dimensioni da chiuso sono circa 27 cm di lunghezza per 22 cm di diametro, 1,330 kg, compressivo della sacca di stoccaggio. Detto questo, io vi ringrazio tutti per il supporto che date al canale. In descrizione vi lascio tutti i link al sacco a pelo, all'azienda che le produce. Se volete lasciate un like, iscrivetevi al canale e qualsiasi domanda scrivetemela nei commenti. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video.